Vai, vai. Buonasera a tutti, sono Edoardo e vi do il benvenuto a nome di AIB, Associazione Italiana Betta, all'evento live di questa sera. Voglio rivolgere un saluto particolare agli amici delle altre associazioni che si sono collegati con noi questa sera e non solo dall'Italia ma anche dalla Francia, dall'Olanda e anche ai followers del nostro ospite che questa sera ci fa davvero moltissimo piacere avere così tante persone collegate. Oggi abbiamo un ospite estremamente famoso nel nostro hobby, che è il dottor Gerald Basler. Desidero proprio ringraziarlo di cuore perché ogni volta che chiediamo supporto, lui subito ci risponde in modo affermativo. Il dottor Basler è molto conosciuto per la linea di mangimi di altissima qualità che porta il suo nome e che molti di noi già acquistano. Ma oltre a questo è anche un grande esperto di patologie ittiche su cui ha scritto diversi libri. Infatti l'argomento di questa serata sarà proprio le malattie più comuni dei beta. Ora, visto che il tempo a nostra disposizione è limitato, procedo a fare la traduzione in inglese e poi lascio subito la parola al nostro Ok. ospite. So, good evening everyone. I am Eduardo and I welcome you on behalf of AIB, the Italian Beta Association, to this evening's live event. A special greeting to our friends from other associations, Italian, French, and from the Netherlands, and to the followers of our guest, whose presence this evening is truly pleasure. Today we have a guest who is extremely famous in our hobby, Dr. Gerald Basler, whom I would like to thank sincerely for the support he has given to our association every time we ask for it. Dr. Basler is well known for the high quality food line that bears his name, which many of us already purchase. But beyond that, he is also a leading expert in fish diseases, having written several books on the subject. Tonight's topic will be the most common disease of betas. But since we have a limited amount of time, I will immediately turn the microphone to our guest, and I will be your translator in Italian. So, Ok. Dr. Basler, now it's up to you. Thank you. Uh, Thank you, Eduardo, for introducing me, and I hope to be interesting for those that keep betas. And betas are very popular. There is many breeding going on worldwide, particularly in Asia, but also breeding is also creating fish diseases. And that's the problem I will discuss today. We're presenting a PowerPoint that will help you to understand that my experience, particularly working with international trade of betas, teaches me lessons what problems can occur with the beta. And Eduardo can translate the summary, what I explained. Ok, il dottore ci dice che betta sono una specie di pesci molto diffusa nel hobby e molto allevata e riprodotta e dove c'è un allevamento e una riproduzione c'è anche da dover gestire le malattie. E lui in particolare ci spiegherà proprio quali sono le malattie più frequenti in questa tipologia di pesci e come gestirle. The main problem with beta in the world is that they are supplying very colorful, very beautiful fins on the beta. But sometimes the breeder forgets to think about the quality and the health of the fish. And that is why many of you that buy betas or purchase betas from pet shops can have problems. Eduardo can explain. Tante volte il beta ci colpisce per il colore, per le bellissime pinne e quindi questo ci può distrarre un po' dal suo stato di salute. Quindi molte volte si rischia di tornare a casa dal negozio con un beta molto appariscente ma non in buone condizioni di salute. So I will share my presentation now.
which will go about the most common diseases of betta fish, presented by me because I'm a fish doctor. Edoardo. Ecco, la presentazione adesso parte, sarà presentata dal dottor Gerald Basler, che è un vero e proprio dottore dei pesci. The most common diseases of betta, most of them are bacterial infections. And I will discuss in detail later on. I will talk about fish tuberculosis or bacterium, internal bacterial infections, mostly due to food, and coronavirus bacterial infection. And we will also talk about parasitic infections, oedenium or velvet disease, Piscinodinium, and white spot disease or Ichthyophthirius. Those are the most important diseases, the 5 of them that I would like discuss or present to you today. Eduardo? Diciamo che le malattie che verranno affrontate in dettaglio in questa presentazione riguardano principalmente due famiglie di patologie, quelle che sono di origine batterica, come la tubercolosi dei pesci, che è chiamata anche micobatterio, oppure infezioni batteriche interne, che sono generalmente dovute a problemi di alimentazione, o infezioni di batteri detti di colonna, Bacterio columnaris, e queste rappresentano la famiglia probabilmente più diffusa. Oltre a queste però verranno trattate anche delle patologie causate da parassiti, come per esempio la malattia del velluto, chiamata in termini tecnici Oodinium o Piscinodinium, oppure la malattia dei puntini bianchi, chiamata ictofiriasi o più frequentemente semplicemente ictio. This is a view of a diseased betta which has fish tuberculosis or mycobacterium. You can see this fish is not looking well. Some others look fine, but it starts with one that is wasting away. Eduardo? Ecco, il pesce che il dottore ha indicato è un pesce che non presenta un buono stato di salute. Lo si può vedere dal comportamento differente rispetto a quello degli altri pesci in vasca. È un pesce che è già in uno stato critico. Sometimes we see very bad pathological signs, very bad tails, like on this betta. You see really the fish is doing very badly. But sometimes we don't see it. But here it's a clear view that this fish is very, very sick. In qualche It, caso la manifestazione è molto più evidente, come in questo pesce che viene mostrato adesso. Le pinne sono molto danneggiate e si capisce quindi che il pesce è in uno stato critico. Però non è sempre così evidente perché i sintomi sono variabili per questa tipologia di patologia. and sometimes the fish look okay, like many in this aquarium look very nice, colorful, but then it starts with one fish that is wasting away. You can see a little bit damage on the tail on the right here, and that fish dies within a few days. But no typical signs. They look okay, yes or no. Difficult to see when you deal with mycobacterium or fish tuberculosis. Eduardo? Ecco, qui invece è un altro caso. Il pesce che il dottore ci mostra ha dei segni di malessere veramente minimi, c'è solo un piccolo segno sulla pinna caudale, per il resto sembrerebbe un pesce in buono stato. In realtà questo pesce è già estremamente compromesso. Quando si tratta di Mycobacterium, pesce tubercolosi dei pesci, purtroppo la sintomatologia non sempre è evidente. Certe volte il pesce ha un bell'aspetto, ma in realtà è già molto compromesso. Sometimes the symptoms are very clear, like cloudy,
exophthalmia, extruded eyes, which are cloudy. You can see the right here, bleeding, marks, wounds on the fish, some fin damage, some holes in the fish, some bad eyes. These can be symptoms, but the symptoms are different symptoms for fish tuberculosis. There is not one typical symptom for this disease. Eduardo? In questo caso abbiamo delle fotografie che dimostrano come i sintomi della tubercolosi dei pesci siano estremamente variabili. Non c'è un sintomo specifico che possa fare capire che la patologia è esattamente quella. In questo caso, per esempio, abbiamo un pesce con un esoftalmo molto pronunciato, degli occhi molto gonfi, un altro con una ferita sul ventre e con le pinne sfrangiate o bucate e gli occhi appannati. Sono sintomi molto differenti tra loro, ma che sono tutti riconducibili alla stessa patologia, che quindi è molto difficile da individuare. Ecco, poi se vuoi ti posso fare una domanda, se è possibile, o se magari ne parla poi sicuramente dopo. Cioè, qual è la causa scatenante per arrivare a questa patologia? Se c'è una causa scatenante. Dr. Vesler, don't know if now or maybe later, Marco asks what is the cause behind this pathology. Well, I will explain later on the Okay. details at the end of the mycobacterium presentation. I will go more in detail on the origin of the problem. The fish is getting infected with a disease, of course. And like I say, it's different symptoms. You can see this fish has not many symptoms, while this fish, you can see the fins are really rotten away or falling apart and not really badly tail rot. And this fish is like on the left, a frayed, pinched fins, you know, the fraying the fins like it looks like a parasitic infection sometimes. The problem is that with fish tuberculosis, there is no clear symptom, no clear sign of a disease that you can say, well, this is typical fish tuberculosis. When you see white spot disease, well, you know it's white spots. But for this disease, it's a very difficult one to diagnose with the naked eye. That's why I want to show you all the pictures. Eduardo? Qui ancora abbiamo il caso di un pesce con le pinne estremamente compromesse sulla destra, ormai composte, mentre invece quello sulla sinistra non mostra pinne particolarmente danneggiate, ma invece una maculatura sul corpo che farebbe pensare a una patologia più batterica. E invece in tutti questi casi stiamo ancora parlando di tubercolosi del pesce, che a occhio nudo non dà sintomi che siano chiaramente riconducibili a questa tipologia di patologia. Più avanti vedremo che servirà proprio il microscopio per individuarla con certezza. Ok, thank you. The problem is with Mycobacterium that it's a bacteria that goes into the organs and into the tissues. And it creates tubercles in the internal organs. Here at the left is the liver with tubercles, and on the right is the kidney with tubercles. And because the organs are badly affected, they're not working properly, the fish will lose immunity, will become weak, and get many different disease symptoms depending on the biology of the fish. We cannot predict what the signs will be of the diseased fish. What we know, when we use a microscope, we can find back the tubercles in the organs. And that is something that we find when we use a microscope that helps us to identify that this is the cause why the fish shows different signs. But internally, we find most of the cases tubercles in the organs. And tubercles are the bacteria encapsulated by the liver or by the kidney to protect itself against the bacteria. But at the same time, the organ
loses quality tissue, loses function. So the liver and the kidney will not work properly anymore. And that is what's happening with the fish with this infection. Eduardo. Qui possiamo vedere il micobatterio che si è incapsulato dentro gli organi. A sinistra lo vediamo nel fegato e a destra invece nei reni. Quando si incapsula negli organi in questo modo, danneggia il tessuto dell'organo stesso e quindi causa delle insufficienze nel funzionamento dell'organo che poi portano anche a un indebolimento generale del pesce, che a quel punto poi viene aggredito anche da altri patogeni, tipicamente batteri. E quindi a seconda dell'organo che viene colpito e anche poi dal batterio che sopravviene sul pesce debilitato, si possono avere quindi dei sintomi molto differenti tra di loro. La causa esatta si può stabilire solo con un'analisi al microscopio, quando analizzando gli organi si vedono questi tubercoli, questi batteri incapsulati, sappiamo che effettivamente all'origine del deperimento del pesce c'era la tubercolosi del pesce. Non possiamo capirlo senza fare questo tipo di analisi. So people always ask me, oh, what have we to do as treatment for fish tuberculosis, Mycobacterium? First of all, a laboratory can confirm this bacterial infection. It can also be Nocardia bacteria. Yes, we can determine with the naked eye, with the microscope, the tubercles, but we cannot define that it's Mycobacterium. Only a laboratory to do diagnostics can determine exactly. Still, if we found tubercles, in most cases, it's Mycobacterium. The problem is because the bacteria are encapsulated in the organs, a treatment has little or no success. And the organs are damaged due to the tubercles. So a treatment may be more successful in the beginning stage of the infection and when you administer the medication via or through the food, and that only when the fish are still eating. But first of all, when do you know it's Mycobacterium? Is using a microscope and sacrifice a very sick fish and use that as an example that can help you to treat the other fish. Some tried medications like erythromycin, rifampicin, oxytetracycline, azithromycin, doxycycline, chlorphenicol, and sulfamethoxazole. You can ask your veterinarian or your pet shop, or you can read my books, but it's trials. To be honest, myself, I have not been very successful in treating fish with serious mycobacterial infection. Treatment is too late. We have to think about prevention. And prevention is better than curing. And the most common source of the mycobacterium is the breeder. The breeder who has the mother fish, which has the infection, as the mother fish passes on the bacteria to the eggs. So the baby betta are born with mycobacteria. So if the mother fish is carrying a mycobacterium infection, she will pass it on to the baby fish. And the other origin, and the most important origin of mycobacterium is fish food. A fish food, like a mosquito larvae, are known to carry, in many cases, mycobacterium bacteria. So if you feed a lot of mosquito larvae, you have a higher risk of mycobacterium. If you buy mosquito larvae for a good source, you might help to prevent less incidents, less problems. So I always say try to
cut down to give less mosquito larvae. Or what you can do is disinfect the food. I will explain later on. But the food is very important. Be careful with frozen and live food. Also, frozen food. Do not kill the bacteria. Frozen food also can carry mycobacterium, particularly mosquito larvae. There are different researches published on that. So the heavily infected fish which are suffering seriously should be put gently asleep. You can use a product like Narcomor Plus or other products that you might know. And for the other fish, try to stimulate the immune system with pro and prebiotics in the food. That helps the fish to fight the disease, to develop immunity. And I can recommend our brand, Dr. Baslier Biofish Food Forte. So the fish can survive and live for many years. Be aware of the fish tank granuloma zoonosis. So you have to disinfect your hands when you're dealing with mycobacterium or when you're dealing with fish in general. I will explain later on about zoonosis because you have to consult your doctor and you have to inform him that you work with fish. And disinfection of the aquarium has only sense when the origin is avoided. So you can disinfect the aquarium and the filter, but if you don't take away the source, if you don't take away the frozen food or live food with mycobacterium, you continue to supply the bacteria. So that's the main ways of treatment that I can recommend for you, Eduardo. Ok, allora, quando dall'esame microscopico si evidenziano i tubercoli, sappiamo che c'è una buona probabilità che si possa trattare di tubercolosi, ma non possiamo esserne sicuri perché potrebbe essere anche un altro tipo di infezione batterica chiamata nocardia. Solamente il laboratorio può confermarcelo, quindi se vogliamo essere sicuri che si tratti di tubercolosi, dobbiamo portare il campione a un laboratorio. Una cosa molto importante per questa patologia è che dal momento che il micobatterio si incapsula in quelle cisti, diventa estremamente resistente alle cure che noi possiamo somministrargli, perché sono stati testati moltissimi antibiotici, per esempio, qui c'è un elenco molto lungo, eritromicina, rifamicina, oxitetracyclina, eccetera, e secondo il dottore, nella sua lunga esperienza, tutte queste molecole si sono rivelate efficaci in pochi casi in realtà. La malattia si riesce a curare generalmente solo quando è al primo stadio, ma abbiamo anche visto che al primo stadio purtroppo i sintomi non sono manifesti. E allora come si può gestire una situazione del genere? Quasi esclusivamente attraverso la prevenzione. Bisogna capire che le origini della patologia sono generalmente due. I genitori del pesce che lo passano alla prole attraverso le uova, soprattutto è la madre che la passa ai figli, e il cibo che è contaminato dal micobatterio. Quali sono i cibi che rischiano più frequentemente di essere contaminati dal micobatterio? Sono le larve di zanzara, sia vive che congelate. Anche quelle congelate possono portare ancora tracce di questo batterio. Il dottore poi ci spiegherà come si può disinfettare questo cibo prima di somministrarlo. Cosa possiamo fare se abbiamo un pesce ormai compromesso? L'unica cosa da fare è eutanasizzarlo e cercare di stimolare il sistema immunitario dei suoi compagni di vasca con dei probiotici nel cibo che somministriamo. Per esempio, un alimento che ha queste caratteristiche è il Biofish Food Forte, proprio del dottor Basler. In questo modo il sistema immunitario del pesce viene stimolato e potrebbe risultare a questo punto immune poi all'effetto del micobatterio. Quando si verifica un problema di tubercolosi dei pesci, dobbiamo anche considerare che c'è un rischio non trascurabile di zoonosi.
cioè questa infezione potrebbe passare anche a noi e quindi è molto importante disinfettare le mani tutte le volte che si ha a che fare con l'acqua dell'acquario e i pesci. Se vediamo che abbiamo delle ferite che non guariscono, allora dobbiamo consultare il nostro dottore e spiegargli che abbiamo maneggiato acqua d'acquario possibilmente infetta. E, ecco, per quello che riguarda poi ulteriori informazioni, possiamo anche fare riferimento al canale YouTube del dottor Basler sulla tubercolosi dei pesci, dove ci sono dei video specifici in 4 lingue differenti. Ok, This is what can happen as an infection on your hands of infection of Mycobacterium. It's called tankgranuloma. And this young man had a mosquito bite. And on that mosquito bite, by scratching and all the time irritating, the bacteria get in there when he was working with aquarium fish in a wholesale facility. This is what can happen. Questo per Yeah. esempio è l'effetto che la tubercolosi del pesce ha avuto su una semplice pizzicata di zanzara di una persona che lavorava in un negozio di pesci, in una serra di pesci. Lui ha messo le mani nell'acqua infetta e ha provato un senso di prurito e grattandosi la lesione è degenerata fino a questo punto. Questo è a causa sempre della tubercolosi del pesce che è passata all'essere umano. I'll show you more pictures of people with this infection. Eduardo. Ecco, adesso ci sarà una carrellata di altre immagini di lesioni che sono state causate da questo micobatterio. This was the fish breeder who scratched his head for a mosquito bite, and this was his discus fish he was breeding with. So they both had a similar Mycobacterium infection. Eduardo. E si può proprio vedere l'infezione del pesce, del discus, sulla sinistra, quanto rassomiglia a quella che poi ha sviluppato il suo allevatore sulla destra, che si è semplicemente grattato una pizzicata di zanzara sulla fronte con le mani infette dopo aver toccato i suoi pesci. incredibile. And this man was very badly infected. He lost his arm, has to be amputated. And that's why when you have a wound and you work with fish, disinfect your hands, wash your hands. And if you have wounds with any aquarium, not only betta, but all aquarium people should really take care when they have a wound, because you can't have Mycobacterium in the water and on the fish, but also in the water. And if you don't take care, you don't treat, you don't wash your hands or disinfect your hands, particularly when you have a wound, protect your wound. Don't go into the water. Put a glove on, or you put something on to protect yourself. And tell your doctor when you have a wound that does not heal that you have aquaria and that you have fish and that you have a risk of zoonosis of Mycobacterium called tank granuloma. Important message because it happens very often in our hobby. Yes, Eduardo. Ecco, questo è un caso molto più estremo di granuloma da vasca. Questo è il nome specifico della patologia causata da questa zoonosi. La persona in fotografia ha preso un'infezione talmente grave che il braccio poi ha dovuto essere addirittura amputato. Per questa ragione il dottore raccomanda sempre di pulire accuratamente le mani dopo che sono state immerse nella vasca e di fare particolare attenzione quando sulle mani abbiamo anche una piccola ferita. In quel caso, prima di mettere le mani in vasca, è meglio proteggerla mettendo dei guanti e poi pulire e disinfettarsi bene, perché questo tipo di infezioni è molto più frequente di quello che si potrebbe credere e può causare anche danni davvero seri, come in questo caso.
The reason why I bring this is because betta fish are very common to have mycobacterium. And that's why I want to stress this issue as importance for you, all the people taking care of betta, because betta are easy to get mycobacterium because of the kind of fish, the kind of food, the kind of water, many different reasons that this fish is a carrier of mycobacterium and that you as a hobbyist have a risk. Eduardo? E lui tiene particolarmente a mostrarci queste foto e a spiegarci questo problema perché purtroppo i pesci che alleviamo noi, i betta, sono particolarmente soggetti a questo tipo di infezione. E quindi diciamo che tra gli hobbisti noi siamo tra quelli che rischiano di più in assoluto e quindi dobbiamo fare particolarmente attenzione all'igiene perché le condizioni in cui vengono allevati i betta, come temperatura, come tipo di acqua e anche loro proprio come tipo di pesci, sono particolarmente soggette a creare le condizioni per diffusione del micobatterio. Okay, now we go to other problems of the fish, other bacterial infections like skin, wounds, fin and tail rot. Look at all the lesions of this fish. The wounds, the white wounds, the fin rot, the tail rot. Typical for bacterial infection. Eduardo? Ecco, adesso invece siamo passati alle infezioni dovute a cause batteriche e qua ne abbiamo alcune che sono molto, molto frequenti. Sono la marciume delle pinne, fin rot in inglese, e le lesioni cutanee delle scaglie, che sono riconducibili a un'origine batterica. Here you can see the very badly damaged fins of this beautiful long fin tail betta. Eduardo? Ecco, qui si vede per esempio come sono veramente ridotte male le pinne lunghe di questo betta che in origine era un bell tail. Incredible. This fish has little damage, but you can see that this fish might die in the coming days. It starts with little damage in the tail or in the fins, and that's when you have to start taking action. Eduardo? Qui vediamo che il danno alle pinne non è esteso come precedenza, però si può vedere e bisogna già in questo stadio agire con decisione perché nel giro di pochi giorni questo pesce sarà un pesce morto. So different symptoms again in the bacterial infections. It can be red bloody wounds like on the body. This can also be by mycobacterium, but in general, this is like something typical can be of bacterial infection. And also this all red body and here white necrotic patch. All different symptoms for bacterial infections. Eduardo? Qui abbiamo alcuni sintomi tipici delle infezioni batteriche. A sinistra vediamo una ferita sanguinante. Ne avevamo vista una simile anche in una foto di un pesce che era affetto da tubercolosi, però diciamo che questo tipo di ferita generalmente è più facilmente riferibile a un'infezione batterica. A destra invece abbiamo un pesce gravemente compromesso con le pinne completamente corrose, si vede il sanguinamento alla base delle pinne e sul peduncolo caudale con una macchia bianca che è tessuto necrotico già in decomposizione. Sono, diciamo, gli aspetti più frequenti che si possono incontrare per le infezioni batteriche. We can see externally some fin damage, some ready wounds on the fish, but if we use a microscope, we can detect that the gills are completely badly damaged. This on the left here. These lamellae, this gill arch is completely rotten away by bacteria. And here we see the kidney, which is badly infected with bacteria. So we can use a microscope and determine that the gills are rotten away, and that's why the fish dies, because the gills
It's like pneumonia for mankind, which is a big killer. And it's also for fish a big killer. We can see fin rot, but the gills are rotting away, the fish will die quickly. And also when the kidneys are infected, the fish dies quickly. Edoardo. Se poi noi facciamo un'analisi al microscopio dei pesci di prima, andremo a vedere che l'infezione batterica non attacca solo la parte esterna del corpo del pesce, ma attacca in modo massiccio anche organi vitali, come le branchie. Si può vedere a sinistra delle branchie che sono in uno stato ormai di decomposizione e a destra invece i reni. E sono degli organi che quando vengono attaccati nel giro di pochissimo tempo causano la morte del pesce. Quindi tante volte quando vediamo un piccolo sintomo, un piccolo effetto dell'infezione batterica all'esterno, dobbiamo agire con forza perché all'interno invece l'infezione potrebbe essere già arrivata a uno stadio importante. E quando vengono attaccati questi organi, la vita del pesce si misura veramente in pochi giorni. The treatment of a bacterial infection, the first action you should take is do a good water change and apply an antibacterial medication that you might get from your pet shop or veterinarian, what is available. The sooner you start treating, the better the results. The longer you wait, the more damage will be created and the more difficult it will be to cure the fish. A laboratory can determine the bacteria, or you can use a microscope to see like damage in the gills. And you can check for the best antibiotic with your pet shop or veterinarian, or antibiotic or antibacterial product. And you also can try with a functional fish food like Dr. Baslier Fish Food Moringa, which is a helpful product. Also, aloe is helpful. Many different products help against bacteria, particularly a food can be a help. Not killing the bacteria, but helping the fish to survive, to fight off the infection, to become strong. Try to look for the cause, and that is important when you have a bacterial infection. Most cases it's because of food polluted with bacteria or dirty water conditions. Particularly dirty water causes easy bacteria to infect. And stress. Fish which are stressed. And I should also mention, it's not listed here, parasites. Parasites can cause damage where bacteria can invade on. So parasites is another cause. So you have to look. What could be the cause? You have to think what could be the reason. Bacteria are always in the water, but that does not mean the fish becomes sick. The fish becomes sick because something weakens the fish, makes his immune system weakening, and makes him proneable or susceptible to bacterial infection. And the sooner you act, the more result you will have with your medication. Ask your pet shop, ask your veterinarian for good antibacterial products. It depends where you live, what shop you have, and what supplies you can get. That's for Eduardo to translate. Ok, allora cosa possiamo fare se abbiamo l'evidenza di un attacco batterico ai nostri pesci? La prima cosa da fare è un bel cambio dell'acqua e poi bisogna somministrare un antibatterico. Qui dobbiamo chiedere al negozio oppure al veterinario. Prima iniziamo il trattamento e più probabilità avremo di salvare la situazione. Se abbiamo la possibilità di portare il pesce al laboratorio, potranno fare un'analisi del patogeno e possono portarlo anche il veterinario chiaramente, possono fare un'analisi del patogeno e stabilire qual è il migliore antibiotico per contrastarlo. Oltre al cambio dell'acqua e alla somministrazione di medicazioni antibatteriche, un'altra cosa che si può fare è cercare di stimolare la risposta immunitaria con un cibo specifico
funzionale, come per esempio il moringa del dottor Basler, che contiene aloe e contiene anche altri ingredienti che non possono uccidere i batteri, ma possono aiutare il pesce a resistere al loro attacco. Questo per contrastare la situazione, ma è fondamentale anche capire le cause per evitare che poi la situazione si riproponga. In genere un attacco batterico importante è dovuto o a una condizione di acqua sporca, una scarsa qualità dell'acqua, o a cibo che è già infettato di batteri, e potrebbe essere cibo congelato o cibo vivo. Un'altra causa frequente è lo stress dei pesci, perché, oppure anche la presenza di parassiti esterni e interni. Questo perché sia lo stress che i parassiti hanno l'effetto di indebolire molto le difese immunitarie del pesce, e i batteri subito ne traggono vantaggio. Quindi in certi casi i batteri si innestano su delle situazioni pregresse che hanno già debilitato il pesce in partenza. Thank you, È Eduardo. importante, You're è doing molto very well. importante. Ok, thank you. A laboratory can test for the bacteria. So they're making cultures and they do like antibiogram. And then they can see like here is a reaction that there is no bacteria growing. That means the antibiotic has an activity that the bacteria will die. And these antibiotics, the blue and this one here, the spotted one, have no action. So this is a way how you can select what antibiotic to use. And this is for the professionals. And this is sometimes when you're a breeder and you have serious problems, send your fish to a laboratory who can use this sampling technique and define for you what antibiotic is the best to use in your case. And it can be different, but it can be very helpful when you are a breeder and you have many fish and you have bacterial problems. It is worthwhile doing this kind of test with a laboratory, Eduardo. Se avete la possibilità di portare il vostro pesce in un laboratorio, potranno fare un test comparativo di questo tipo, dove vengono confrontati gli effetti di varie tipologie di antibiotico, e si vedono chiaramente i risultati differenti che possono determinare. In questo modo il veterinario è in grado di stabilire qual è l'antibiotico corretto, quello che ha un effetto migliore, e quindi consigliare un trattamento più efficace. Quando c'è la possibilità di fare questo, si ha un grosso vantaggio, diciamo, sul patogeno. Another bacterial disease which we can see with our eyes is columnaris, bacterial infection. You can see the white necrosis, the white finch. But we also see that this fish is eating on his friend and he's getting infected because eating infected tissue, he will take up columnaris bacteria. So this fish will also become sick. I will show again in the back there are some dead fish. So you have to take the dead fish out, you have to take the sick fish out because they are spreaders of disease, particularly with columnaris, which is a nasty bacterial infection. Eduardo? Questo video invece mostra un altro tipo di infezione batterica che è particolarmente dannosa, che è l'infezione colonnare. Qui vediamo che le pinne dei pesci sono contornate di bianco, ed è uno dei modi per riconoscere questo tipo di infezione. Il problema di questa infezione è che si diffonde estremamente velocemente, è molto contagiosa, perché i pesci poi tendono a mordere e nutrirsi dei loro compagni di vasca che sono compromessi o che sono morti, e in questo modo si infettano subito anche loro. Bisogna essere molto rapidi a eliminare i pesci morti e a isolare i pesci che mostrano i primi segni di infezione, perché questo tipo
l'infezione batterica è davvero molto, molto dannosa. Here are some more pictures of typical symptoms or signs of columnaris infection, usually white necrotic lesions like the Saddleback syndrome and the white mouths. Here is Saddleback syndrome. This is typical for columnaris. So it's a typical disease symptoms we can see with columnaris in many cases. Eduardo? Qui ci sono altri sintomi molto, molto riconoscibili per questo tipo di infezione, che sono la sindrome della sella, diciamo, è praticamente questa macchia che si viene a creare dietro la pinna, dietro la pinna, non mi viene il termine, Marco, la Dorsale. pinna dorsale, ecco, che ha questa forma specifica. Oppure un altro sintomo molto frequentemente riconducibile a questa infezione è la bocca che diventa bianca. Bianca. With the microscope, you can recognize the typical colonies of columnaris bacteria here on the scale. And here you can see then like a little ball that looks like tuberflex worms, moving like tuberflex. So this is a way of to identify columnaris with the microscope. Yes, Eduardo? Al microscopio l'infezione colonnare ha una manifestazione particolare. Si vedono questi grumi di batteri che si muovono, sono molto mobili e nel movimento ricordano un po' il Tubifex. Quando vediamo questi grumi di batteri che si muovono in questo modo, abbiamo capito che siamo di fronte a un'infezione colonnare. The treatment of this bacterial infection columnaris, first of all, do a big water change and lower the temperature below 23 degrees because this bacteria columnaris likes warm water. So cooling stops the growing of the bacteria, stops the reproduction, does not kill, but slows down the infection. A water change, lower temperature, adding sea salt, 3 to 5 grams. Columnaris does not like salt. Add antibiotic such as neomycin or enrofloxacin. See my book or ask your veterinarian. And you can help also with a functional fish food like Dr. Baslier Biver's food Fuco that helps the fish to fight off the infection. Avoid overcrowding, avoid stress. And again, check what could have been the cause. Something must have triggered this infection. So you have to do a research, maybe too hot water, too dirty water, too hot, too dirty, most common reasons. Or not feeding, good feeding practice, for instance. So some reasons that you can check what could be the cause. So these are the important suggestions I can give you for treatment of the bacteria columnaris. Eduardo? Se ci troviamo in un caso di infezione colonnare, la prima cosa da fare, anche in questo caso, è un gran cambio dell'acqua, un cambio d'acqua importante. È molto importante anche abbassare la temperatura sotto i 23 gradi, perché questi batteri rallentano molto la loro attività al di sotto di questa temperatura. Aggiungere del sale marino in una concentrazione da 3 a 5 grammi per litro e poi utilizzare un antibiotico, normalmente neomicina o enrofloxacina, chiedere al veterinario oppure consultare i libri del dottor Basler per stabilire i dosaggi e anche in questo caso si può stimolare la risposta immunitaria del pesce con una tipologia specifica di mangime del dottor Basler che è il mangime Fuco. È importante evitare il sovraffollamento e lo stress e cercare soprattutto qual è la causa dell'infezione, che normalmente è dovuta alla qualità dell'acqua
a una temperatura troppo alta o troppo bassa e the reason where doctor higher temperature, uh, water quality, and the other was related to food. Water crowding and bad feeding practice, so bad food, food that might be polluted with bacteria. Ok, e quindi bisogna stare attenti alla temperatura, al sovraffollamento della vasca e a un cibo di cattiva qualità o non in buone condizioni. Velvet disease or oedenium, a disease which is difficult to see on betta. This fish has many, but very difficult to see with the naked eye. Edoardo? Adesso iniziamo a parlare invece delle patologie causate da parassiti. Ora il dottore ci sta mostrando dei pesci che sono affetti da Odynium. Ha una manifestazione esterna difficile da riconoscere su un betta, perché i betta sono pesci molto colorati e quindi non è semplice vedere i piccolissimi puntini bianchi che caratterizzano questa infezione. Here is another betta with oedenium, but it's difficult to see. There is some cloudiness, but turbidity, but difficult to see the nice oedenium spots. Difficult. Yes. Yeah. Edoardo? Dei piccolissimi puntini bianchi che sono difficili da vedere. eh, la manifestazione più visibile normalmente è come un senso di eh, torbidità del colore del pesce. Ecco, il colore si intorbidisce un po'. Sotto certe angolazioni, guardando da vicino, si può vedere che questo è causato da numerosissimi piccoli puntini bianchi, che però sono visibili, dico anche per esperienza personale, solo sotto certe angolazioni di luce. Here is another betta with some pepper cloudiness on the skin. Very fine, tiny velvet disease spots, oedenium. Edoardo? Ecco, da questa foto è un po' più visibile, si possono notare i numerosissimi piccoli punti bianchi che danno questo aspetto un po' opaco alla pelle, tanto che viene chiamata anche malattia del velluto, perché Esatto. l'aspetto esteriore sotto una certa luce dà un po' quell'impressione. On other fish we can see it easily, but look, this betta also has oedenium, but it's very difficult to see with our naked eye. I just want to show you because that's the reason why we detect oedenium much too late, because it's difficult to notice with our naked eye. Okay, Il problema Eduardo? di questa patologia è che essendo difficile da vedere, quando ce ne accorgiamo tante volte è troppo tardi. E molto, soprattutto con certi pesci e con certe colorazioni, è davvero difficile riconoscerla in tempo, a occhio nudo. You can maybe try to see on the blue scales, you can see the finely dusty spots on certain color patterns of the beta. You might easier detect than on the back here. Eduardo? Si notano generalmente in modo un po' più evidente sulla schiena. Danno un effetto come polveroso, come di velluto. Il colore non è più brillante come prima, resta come un po' torbido, un po' annebbiato, un po' opaco, ecco. Ed è dovuto a questi numerosissimi puntini bianchi molto ravvicinati, microscopici quasi. Here on a kissing gourami, Helastoma teminki, we can see easy the oedenium tiny spots. This is how it looks perfect for us, mankind, or naked eyes, but difficult to see sometimes on a betta. Just to show you, it can be seen. Yes, Eduardo? Qui possiamo vedere come su altri pesci questa infezione sia più visibile. Mm. Qui siamo per esempio nella Soma temminki e sulla coda i puntini sono abbastanza evidenti. Sul betta, essendo così colorato, è molto più difficile invece riconoscerli. And the
microscope helps us to find oodinium here on the fin of the fish and here in the gills. All those spots are all oodinium parasites, and the fish die because the gills become very badly damaged by the parasites, and then the fish die due to damaged gills. And sometimes bacteria get also on there. So they got a kind of pneumonia or gillmonia, and that's why the fish will die eventually, because the parasites damaged the gills. Eduardo? Possiamo vedere al microscopio questi parassiti, a sinistra li vediamo sopra una pinna e invece a destra sulle branchie. Quando raggiungono questo livello di concentrazione, il tessuto viene rapidamente degenerato al punto da portare alla morte del pesce. E questi parassiti oltretutto debilitano molto le condizioni del pesce e questo significa che poi si innestano su questa infezione anche infezioni di tipo batterico. It's important to understand that this oodinium has a special life cycle, that the big spot which is on the fish drops off and multiplies, and then babies are produced within 3, 4, 5, 7 days, and they reinfect the fish or other fish in the aquarium, but only the medication can only kill the baby parasites. And that's why I will explain by the treatment, you have to repeat treatment or treat as long as is recommended by the product manufacturer. Very important, because the babies need time to be produced by the adult oodinium. So that's why I show you this cycle, that you have to respect the time of treatment, because it's the babies that only can be killed by the medication. Eduardo? Qui c'è una rappresentazione del ciclo vitale complesso di questo parassita che dai puntini bianchi si stacca, si moltiplica nell'acqua e genera dei piccoli, quelli che sono rappresentati nello stadio F, che sono l'unico stadio che può essere ucciso dalle medicine. Il ciclo vitale dura tra i 4 e i 7 giorni e quindi è fondamentale, quando si inizia un trattamento contro l'odinium, o ripeterlo più volte oppure farlo durare il tempo indicato sul foglietto illustrativo del medicinale, perché se lo si interrompe troppo presto non si arriva a uccidere i piccoli di parassita, quelli appunto rappresentati nel punto F, che sono l'unico stadio che è vulnerabile alle medicine e quindi sostanzialmente il trattamento non ha effetto. The treatment of oodinium velvet disease, first of all, do a good water change and add 5 grams sea salt per liter. A water change removes parasites. Sea salt controls the reproduction of the oodinium. They do not like salt, so that helps against the reproduction. Add a product or a solution of copper sulfate. See my book or ask your aquarium shop. Many products with copper sulfate are available in the shop. Make sure you do a long-term treatment, at least 7 days, because that needs to be repeated to kill all baby parasites. Otherwise, the disease will not be perfectly controlled. Sometimes there is a secondary bacterial infection involved due to the weakening of the fish and the damage caused by the parasites, specifically in the gills. And the bacterial infection needs to be treated without delay. Do not postpone, because the damage of the bacterial infection kills the fish. And it's usually the seriously damaged gills that cause the fish to die. Raising the temperature to 28 degrees, that helps to speed up the cycle of this oodinium parasite and make a faster, effective treatment. But there is a risk that you can also stimulate the growth of a bacterial infection.
That's why I said at the beginning, do good water change. So you eliminate a lot of bacteria. And at the same time, you can help your fish with a functional fish food like Dr. Baslier Biofish Food garlic that helps to build up the immunity against parasites for the fish. Eduardo? Nel caso in cui abbiamo un'infezione da Odinium, il primo passo da fare è un cambio drastico dell'acqua per ridurre la concentrazione di patogeni nell'acqua, aggiungere 5 grammi di sale marino per litro all'acqua dell'acquario. Questo perché facendo il cambio d'acqua andiamo a ridurre la concentrazione di patogeni. Aggiungendo il sale ostacoliamo la riproduzione del parassita e aggiungendo poi una soluzione di solfato di rame andiamo invece proprio a uccidere i parassiti quando sono nello stadio di piccoli, ecco. Il trattamento deve durare almeno 7 giorni e deve essere ripetuto in modo da uccidere tutti i piccoli parassiti. Siccome tante volte c'è anche una infezione batterica secondaria dovuta all'indebolimento del pesce e anche ai danni causati dai parassiti, i parassiti mangiano i tessuti e quindi si creano delle porte d'ingresso per i batteri, bisogna trattare anche l'infezione batterica. Quindi bisogna sostanzialmente fare 2 trattamenti simultanei, uno contro l'Odinium, che è un parassita, e uno contro i batteri che quasi sicuramente poi si innestano sull'infezione da Odinium. Normalmente è consigliato alzare la temperatura a 28 gradi circa, perché questo accelera molto il ciclo del parassita e quindi rende il trattamento contro l'Odinium più efficace e più rapido. Ma allo stesso tempo una temperatura così alta potrebbe stimolare invece la crescita dell'infezione batterica. Per questa ragione, prima di alzare la temperatura e di iniziare il trattamento, è molto importante fare appunto il cambio d'acqua massiccio di cui abbiamo parlato al primo punto. Durante il trattamento i pesci possono essere aiutati a costruire difese immunitarie più forti utilizzando un mangime di qualità all'aglio, come per esempio il mangime del dottor Basler, Garlic. Edoardo, una domanda da parte Yes. di Romain. What do you think about 10 volume hydrogen peroxide treatment? That's a question for me, I guess. Yes. 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 Hydroxy peroxide can be very aggressive, so you have to be very careful by adding that product. In my experience, I never used it because it was too risky to use it on the fish. So personally, I do not recommend it. And also I have many other better products like copper sulfate solutions that are more effective because you need a treatment for 7 days. Hydroperoxide is only a very short treatment. It's only maybe a few hours in the water. Copper is hard also for 4-wide beta. Please, can you repeat? Copper is hard also for forma white beta. Wild form. I have no experience what you say. Copper sulfate should be in normal solution, no problem for the fish. Ok, Romain chiede se utilizzare l'acqua ossigenata a 10 volumi può essere un trattamento efficace. Il dottore lo sconsiglia perché l'acqua ossigenata è un prodotto molto aggressivo e secondo lui può comportare rischi eccessivi su un trattamento di lunga durata come quello che è necessario per debellare l'Odinium. Può essere utilizzato solo per trattamenti molto brevi.
Quindi secondo lui in caso di Odinium è sicuramente meglio utilizzare una soluzione di solfato di rame che è tollerata molto meglio e per periodi più lunghi. Okay, we proceed. Yeah. Ok. White spot disease. I'm sure everybody knows this disease because the nice Christmas balls on the fish, little white spots, are a typical sign. So that is white spot disease or ick for beta, Eduardo. Questa è un'altra patologia dovuta a parassiti, l'ictofiriasi, di cui più o meno tutti gli acquaristi hanno già sentito parlare, si manifesta con dei caratteristici puntini bianchi che sono molto più grandi ed evidenti rispetto a quelli dell'Odinium. So more pictures of white spots on a betta. If the fish is dark colored, you will see much easier the white spots. If he is white, you don't see the white spots. Anche in Eduardo. questo caso individuare i sintomi è più facile con certe tipologie di colore. Sui beta con corpo scuro è molto più facile da individuare, mentre invece su quelli light body potrebbe essere invece molto difficile da vedere. This is a picture of a fish which has white spot disease and he still looks healthy. That means this fish can easily be treated if you do it on time. Maybe within 2 days he's badly damaged because the white spots also go into the gills. And that's why this fish with white spots, yes, you can treat when you act today. Then you might be having a good success with a white spot medication from the pet shop. Eduardo. Qui vediamo un betta con ictio, presenta ancora una buona vitalità e quindi questo pesce, se curato subito, avrebbe delle buone possibilità di sopravvivere all'infezione. Ma nel giro di un giorno o due questi puntini bianchi potrebbero entrare nelle branchie e a quel punto per il pesce ci sarebbe ben poco da fare. È molto importante agire tempestivamente con questa malattia. Sometimes white spots can look like oodinium. See, this might be confusing when we look with our mankind or eyes, these tiny fine spots. But the skin scraping helps you to determine, is it oodinium or is it white spots? Because it's a different medication you have to use. The medication for white spots is not the same as the medication for oodinium or velvet disease. But this case, this fish had really white spot or ick, not oodinium. Eduardo? In certi casi non è molto semplice riconoscere l'ictiofiriasi dall'odinium, ma è importante cercare di distinguerli perché il trattamento tra le due infezioni è molto diverso. Normalmente la discriminante è il prurito. Se il pesce si gratta e si strofina, è molto più probabile che sia ictiofiriasi. These fish had white spot disease. Look how on the white fish you cannot see it. But there had many white spots on the fish. This is what my microscope told me when I used the skin scraping. And it's difficult to see. But those fish had white spot infection. And you can see the fish was not looking healthy, it's clamping his fins. In Eduardo? questo caso abbiamo un pesce col corpo chiaro, quello che è stato evidenziato dal dottore. Non è facile vedere i puntini bianchi su un pesce con questa colorazione, anzi è quasi impossibile. Però si può notare che il comportamento non è quello di un pesce sano. Tiene le pinne chiuse e è un modo di nuotare anche che fa capire che non sia in buono stato di salute. E facendo un raschiamento col vetrino sulla pelle di questo pesce analizzato al microscopio, ha potuto verificare che si tratta proprio di ictio. This is a video
of skin scraping, and you see the parasites, white spots, they are brown spots, how they're moving around. It's a parasite and it's moving and it's making damage on the scales and on the mucus of the fish, making damage on the skin. Eduardo? Questo è il tipico aspetto del parassita visto al microscopio, questa forma circolare che ruota e ruotando causa danni al tessuto su cui si è, Ci sta. si è si è- And this parasite also can go into the gills, and they are always in the gills because it's a perfect place for white spot to survive. And you can see how many can be in the gills and causing serious damage. And then also bacteria can invade and causing secondary bacterial infection. The parasites cause the serious damage, and that's why the fish is killed, because the gills are infected by the parasites. Eduardo? Quando troviamo l'ictio all'esterno, sicuramente sarà già arrivato anche le branchie, perché le branchie sono la zona dove trova un habitat perfetto per la sua riproduzione e moltiplicazione. Qui può causare danni molto importanti e abbiamo già visto anche in altri casi quando l'infezione arriva alle branchie e diventa importante, arriva subito la morte del pesce. I danni che causa poi aprono la porta, anche in questo caso, a infezioni batteriche secondarie. And the parasite, it's difficult to treat with medication in the water because he is sitting underneath the mucus. You can see how protected he is. And that's why the brown parasite looks white, because he's sitting underneath the mucus layer, the slime layer. And that's why a medication cannot reach this white spot, Eduardo. Qui lo vediamo ingrandito e in sezione e questa immagine ci permette di capire come mai il parassita, che normalmente ha un colore marroncino, dal nostro occhio viene visto come bianco. Si vede come bianco perché si incapsula sotto il muco e quindi questo strato di muco lo fa apparire di quel colore e al tempo stesso lo protegge anche. È molto difficile curare l'ictio in questo stato perché il muco protegge il parassita dai trattamenti. Important, like with Odinium, is to understand the life cycle of Ichthyophthirius, because the medication can only kill the babies, the torrents, life stage D, the torrents, the baby, because the white spots are several days, 3 to 5 days to become adult. They fall off and in a few hours they become a reproduction stage. And then after a few days, they make babies that reinfect within a few hours the fish again or the other fish in the aquarium. And only the medication you put in the water kill this stage of baby, the terrans. And they are released in the dark. So in the dark, and then during the night, they reproduce and infect the fish. That's why you see in the early morning, when you wake up, suddenly white spot infection. In the early morning, because during the night, the infection occurred. Just to explain the importance to understand the cycle and what kind of treatment you can implement. I'll explain later on what importance it has for the treatment. Eduardo? Qui questa immagine ci mostra l'evoluzione degli stadi vitali del parassita. Questo parassita ha un ciclo vitale complesso e può essere attaccato solo quando si trova allo stadio di Teronte, quello che viene mostrato nello stadio D. Quindi la finestra in cui diventa vulnerabile ai trattamenti è molto breve, perché per arrivare allo stadio di Teronte servono diversi giorni e si arriva a questo stadio solamente dopo una notte, perché la riproduzione avviene durante la notte e ci sono 24 ore per trattarlo prima che poi torni ad infettare il pesce.
capire come evolve lo stadio, come evolvono gli stadi di questa infezione è molto importante, così anche come è molto importante capire che la riproduzione del patogeno avviene durante la notte. E questa è la ragione per cui, accendendo le luci, tante volte ci troviamo stupiti di trovarci pesci con le macchie bianche. La sera prima non c'erano, il mattino dopo ci sono, perché la riproduzione è avvenuta durante la notte. So the treatment for the ick, the parasites Ichthyophthirius, there are many good medications against ick available in the aquarium shop. But you have to remember the treatment must last at least 7 days because there's a cycle of the parasite. It only kills the babies. So follow the directions from the manufacturer of the medication. Sometimes a secondary bacterial infection occurs due to the damage that is caused by the parasites. And you can help with a functional fish food like Dr. Baslier Biofish Food Garlic. And outside the EU, we recommend Baslier Biofish Food Matrine. Check what could have been the cause of white spot ick infection. Usually it's a sudden drop in temperature by a wrong water change with too cold water, or with a problem in the living room or in the area that there is a big drop in temperature overnight. These things are usually the cause. I have different videos on my YouTube channel about ick in 4 different languages that might interest you, where I explain more in detail about how to treat and how to detect ick parasites. Edoardo? Nei negozi si possono trovare diversi medicinali che sono efficaci contro l'ictio. Anche in questo caso, come in quello dell'Odinium, è molto importante che il trattamento duri il tempo necessario, normalmente almeno 7 giorni, perché bisogna arrivare al punto in cui il parassita raggiunge lo stadio in cui diventa vulnerabile ai trattamenti, e quindi è richiesto questo tempo per arrivare a colpirlo in quello stadio specifico. Poi, come in altre situazioni, quando si ha un'infezione parassitica come quella da ictio, si innestano anche infezioni di tipo batterico, perché i parassiti causano dei danni ai tessuti che poi rappresentano delle porte d'ingresso alle infezioni batteriche, e in questo caso possiamo somministrare un cibo a base di aglio, come il dottor Basler Food Garlic, che può aiutare a stimolare le difese immunitarie del pesce. Fuori dall'Unione Europea è disponibile anche un altro tipo di mangime che si chiama matrin, e intanto che si cura il pesce, come in altri casi, poi dobbiamo però capire qual è stata la causa che ha determinato il sorgere dell'infezione. E in questo caso specifico, di solito, la causa è un abbassamento repentino delle temperature. Tipicamente questi problemi succedono quando facciamo un cambio d'acqua con delle taniche di acqua che avevano una temperatura troppo bassa, e quindi il pesce si è debilitato per lo sbalzo termico a cui è stato sottoposto. Sul canale YouTube del dottore è possibile vedere dei video specifici sull'ictio in 4 lingue differenti. Lì si entra più in dettaglio sugli stadi di produzione del parassita e sulle metodologie per affrontarlo. We also have the flyer in Italian language about my Dr. Baslier anti-ick method. We used to use Dr. Baslier Biofish Food Matrine, but it's now not allowed anymore by the EU for stupid regulations. I don't go in detail. I made a video on that. But important for you is this here on the right, that your temperatura should be between 26 and 28 degrees. When you have neo-ick is a new type of ick.
you have to use salt, sale, 3 to 5 gram. You can filter the aquarium, a filter material smaller than 300 mu. Use a UV lamp and siphon 2 times Lei. a night and leave the light on, because if the light is left on, the parasite will not reproduce. It stays on the fish. He will fall off, and he will not reproduce when he is on the bottom. So you can siphon off the bottom and remove the parasites. And then you can avoid serious infections. So those are some actions you can take. Next, of course, like medication, like Faunamore. Yes, like a product you can buy. If you combine this with your actions, you can eliminate and disturb the cycle of the parasite. And this is something which we produced in Italian, produced by Aquarium Münster, Germany. You will see this flyer. Eduardo? Qui è definito in dettaglio il protocollo per combattere le infezioni da ictiofiliasi. Prima cosa è importante alzare la temperatura tra 26 e 28 gradi, perché abbiamo visto che in questi casi è la temperatura troppo bassa che causa l'infezione. Poi aggiungere un contenuto di sale marino di 3-5 grammi per litro. Se si ha la disponibilità, filtrare l'acqua utilizzando un filtro con una maglia inferiore ai 300 micrometri. Se si ha la disponibilità, accendere la lampada UV, immagino per eliminare anche i batteri. E poi una cosa molto importante è non spegnere mai la luce, tenerla accesa 24 ore su 24 e sifonare il fondo 2 volte al giorno, perché senza il buio i parassiti non si riproducono e sifonando spesso si va a rimuovere i parassiti morti dal fondo della vasca. Un altro aiuto importante è un medicinale che si trova anche in Italia facilmente, che è il Faunamore dell'Aquarium Monster. Quello aiuta ulteriormente. Vai Edo. Io ho finito la traduzione. Non so chi si sente. Valerio, se puoi spegnere il microfono, grazie. Grazie. So the general fish health recommendations that I give is think about the fish and the immune system. You can help that the fish has a good immune system. You can help with good food, good water, and avoiding the stress. And that will make the fish possible to handle the disease. So if there is no immune system, if there is bad water, bad food, many stress, the pathogen will make disease. Eduardo. Per tenere sotto controllo i patogeni, che per inciso in una vasca sono sempre presenti, è importante lavorare sulla qualità dell'acqua, cioè evitare stress ai pesci e cercare di tenere il loro sistema immunitario sano e forte, dandogli del cibo buono e con delle caratteristiche idonee. Se la qualità dell'acqua è buona e se il sistema immunitario è in buona salute, il pesce avrà le risorse per contrastare i patogeni e evitare che prendano il sopravvento sul suo organismo. I use a microscope to have a correct examination. That makes my work easier to give the best advice. Eduardo. Lui usa molto il microscopio per dare consigli mirati. È una risorsa importante per lui per determinare esattamente l'origine delle varie situazioni. You can help yourself with a book we made in Italian language with details on treatment
also about beta. And I know, I'm happy you already purchased the book and you distribute it amongst your members in the Beta Club Association in Italy. Many thanks, No, Eduardo. many thanks for you. Yes, you're welcome. E un altro aiuto può venire da questa guida che noi abbiamo anche acquistato in grande numero per la nostra associazione, dove vengono mostrate molte situazioni attraverso fotografie di tutti i casi specifici e vengono anche illustrati in dettaglio i trattamenti di cui adesso il dottore ci ha parlato. Questo libro si può trovare anche qui in Italia e eventualmente si può anche chiedere alla nostra associazione di recuperarlo. So I can recommend that you subscribe to my YouTube channel to see many more videos on beta and diseases. And I have a special playlist with many different disease cases of beta. There is also an interesting website I can recommend about the general care and breeding of beta. This is the link I provide here by aquahoy.com. It's in English. It might be interesting for you. So, grazie per attending my presentation. Many thanks. Grazie. Thank you, dottor Basler. Thank you. Io, se posso, faccio una domanda sola, chiedi se gli rubo 2 minuti. Sì, volevo solo consigliare appunto di iscriversi al canale YouTube del dottore, Sì, dove ci sono molti video specifici che riguardano patologie del beta. C'è anche una playlist specifica che viene riportata in questa slide, proprio con le patologie dei beta. E poi lui consiglia anche invece un sito dove ci sono delle indicazioni sulla cura e sul mantenimento e la riproduzione dei beta, che è l'ultimo link che mette nella sua slide. esatto. Appunto, volevo una domanda sola, poi lo lasciamo libero. Lui, allora, vedendo quello che ha detto prima, si deduce che dal cibo vivo non vengano cose meravigliose, no? Lui lo In più, consiglia o lo sconsiglia il cibo vivo per i beta in generale? Comunque parliamo dei beta in questo caso. yes, what Marco was asking is that when analyzing the causes behind different kind of infections, we have seen many times that there was food of low quality, especially live food and frozen food. And so, would you suggest buying this food for our fishes, and how can we do to make it safer? Because in the beginning of your presentation, you said that it's possible also to sanitize this food. I did not completely get the question. Yes. Is live food and frozen food okay for betas? Because it seems that it's easy to incur in infections by using them. Do you mean the most important medications that you need? What you should have? No. If I can explain better, Garrett, the question was, since you say that in the fresh food or live food, there may be parasites, do you suggest to use it, or you think it is better to avoid it? Well, like I said, many studies have proven that live and frozen food can contain microbes, pathogens, worm eggs, parasites. And that's why aquaculture, the big aquaculture, trout, salmon, do not feed live food from nature. If they use live food, they cultivate themselves in proper hygienic conditions. Even frozen food contain microbes, and there's a lot of studies have been done, particularly mosquito larvae, but also Artemia can contain high amounts of pathogenic bacteria. Ok.
And is there a way to sanitize this food? Well, water? yes, there is a way, there's two ways. It's heating. The heating is, of course, the best killer, but the problem is what quality of food you have after the heating process. Another way is, which I learned recently, is dipping the food in formalin. 30 minutes in 1 milliliter of formalin, commercial formalin, per liter water for 30 minutes. Keep your tubifex or mosquito larvae and then wash it, rinse it. And that you can repeat 2 times. Studies have been done on that way of treating live tubifex. It didn't kill the live tubifex, but it disinfected the tubifex. So 1 milliliter of formalin in a 1 liter container with the fish food for 30 minutes, rinse it, and that you can do 2 times. So it's a 1 hour treatment in total, but can eliminate particularly bacteria. In this case, I know it really helps for bacteria, but a guarantee is never given. I always say try to buy your live or frozen food from a very good source. Io ho chiesto al dottore se si volesse dare cibo vivo congelato, se c'è un modo di renderlo più sicuro per i nostri pesci. Lui ha detto che ci sono 2 modalità. Uno è il calore, quindi uccidere eventuali patogeni batterici attraverso il calore, ma questo significa che il cibo vivo poi non sarebbe più vivo. Oppure un altro sistema che ha trovato lui e che funziona molto bene, anche se non è semplicissimo, per esempio con il Tubifex, creare una soluzione con 1 grammo di formalina in 1 litro d'acqua e lasciare forse 1 grammo o 1 milligrammo, poi chiediamo, e lasciare il Ha detto 1 Tubifex millilitro, lui ha detto 1 millilitro, comunque è molto cancerogena. e lasciarla 30 minuti nella soluzione, poi sciacquarlo e ripetere una seconda volta. Dopo questo trattamento che dura 1 ora, i Tubifex sono ancora vivi, ma sono completamente disinfettati. Bisogna stare attenti però perché la formalina non è un prodotto semplice e sicuro da maneggiare. Ok, grazie mille, ringrazialo e lo lasciamo andare che siamo già fuori tempo. Okay, thank you so much, doctor. I don't know if we still have time for some questions. Let me know. We take another 50 minutes for the well-being of the betta fish. Okay, thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank So, you. the question I have for you is, what are the main aspects to take care if we want to keep our betta fishes healthy, listed in order of relevance on your opinion? Well, in my opinion, number 1 is water quality, where the fish have to live in. Control the water quality, do regular testing. You cannot see with your eyes the water is bad. Use a good filtration and do regular water changes. Avoid stress, particularly physical impact, people touching the aquarium or too much light, too much sunlight, for instance, too high water temperature. The fish, like betta, need hiding places, need plants, all things that help. And give a good quality food. That's the main thing. Look for a good quality food, and I always say try to give a dry granulated pellet food because that's guaranteed free of microbes. If you give live or frozen food, try to give not too much. I don't say it's bad. It's good to give a variety of food. But if you give too much live or frozen food, your risk is higher of giving microbes or pathogens to the fish. That's my recommendations.
Ok, io ho chiesto al dottore quali sono i principali aspetti da curare per mantenere in salute i nostri pesci betta e gli ho chiesto di metterli in ordine di importanza. Lui ha detto che prima di tutto viene la qualità dell'acqua, quindi una buona filtrazione, cambi regolari e controlli sui parametri. Al secondo posto viene evitare lo stress, quindi evitare di urtare le vasche oppure di avere temperature troppo elevate. Una cosa importante anche per certe tipologie di pesce, come per esempio il betta, fornire dei ripari in modo che non si senta stressato a essere sempre in vista quindi questo avrebbe un effetto sul suo Sì, sì, sistema immunitario. esatto. Al terzo posto, importante anche dare un cibo di buona qualità e possibilmente con un basso rischio di contaminazione microbica. Lui dice, per esempio, che dando cibo secco il rischio di contaminazione microbica è praticamente nullo, con il cibo vivo e con il cibo congelato invece è molto maggiore. Questo non vuol dire che vada evitato, ma va dato con una certa parsimonia e cercando di selezionare i fornitori in modo da avere un prodotto di qualità e meno rischioso. Sono d'accordo, la penso anch'io così, sinceramente. Then Ok, another question I have for you. What medications and remedies should a hobbyist keep ready in case of emergency? That's a good question. Interesting to know. Of course, it depends a little bit on the products that you can get from the pet shop or the aquarium shop. But the first I would recommend is sea salt. Have sea salt available. I always recommend to use sea salt and not normal kitchen salt. Sea salt has more stabilizing pH. If you use too much common salt, particularly if you use 5 grams, it could be that your pH will drop too fast, too low, too risky. So sea salt, number two, anti-ick medication like Faunamore, anti-oedemia medication like Odimor, and antibacterial medication like Medimor. Those products are from Aquarium Münster and they are well represented in Italy so far I know. So I don't know if on the exact the same names, but I know Aquarium Münster has a strong representation in the pet shops because they have the allowance, the permissions from Italy to supply medications for the aquarium hobby. So that's antibacterial, antiparasite, sea salt. That's the major products I would recommend. Oh, thank you very much. Ho chiesto anche al dottore quale potrebbe essere una dotazione di medicinali e di rimedi di pronto utilizzo da tenere pronti in caso di emergenza, perché abbiamo visto che per quasi tutte le patologie essere tempestivi fa la differenza. E lui ha detto che raccomanda 4 prodotti. Lui ha fatto riferimento prima di tutto al sale marino, perché quello c'è in casa di tutti e se un sale senza additivi può funzionare molto bene in tanti casi. E poi 3 medicine specifiche invece per le varie tipologie di infezione che abbiamo visto. 2 antiparassitari, per esempio il Faunamore di Aquarium Monster contro l'ictio e l'Odimor, sempre di Aquarium Monster contro l'Odinium, e un antibatterico, sempre dalla linea di Aquarium Monster, il Medimor. Lui consiglia questa linea di prodotti perché sa che sono tra i pochi che in Italia hanno la licenza per vendere anche nei negozi di prodotti per animali e quindi vero. sono quelli che sono più facilmente reperibili e sono comunque dei prodotti che lui consiglia come qualità. Ok. Last question. Would you suggest any preventive treatments for fishes whose immune system may have result weakened, for instance, by transportation or breeding? Okay, thank you for another good question. Well, for the new arrivals, I always recommend a good acclimation procedure. Make sure the temperature
is settled well for the back in the aquarium, that you know the pH and the hardness that the fish is supplied with, so you can adjust your aquarium water. So it does not have a drastic change. So a drastic change for new arrivals is bad. So you must think about good acclimation procedures. You have to create a very good environment for the betta. That means plants and hiding places. Betta need that. They love plants, they love hiding places. And you can help the fish with immunostimulants to make them fight off the diseases. That's why I produced, because of my work as a fish distributor, I needed to have good fish. So we worked on a food that helps the fish to prevent that they get sick, or to help them to recover after transport. And that's why we recommend Dr. Basler Biofish Food Forte. And if the fish do not eat granulate food, it can be because they used to eat live mosquito larvae or Artemia or Daphnia. I recommend you start with Dr. Basler Biofish Food Cavar. This is so attractive that any wild fish has never seen a granulate food, they will go for the cavar. So that's the recommendations I can give you. Thank you. Io ho chiesto al dottore se consiglia qualche tipo di trattamento preventivo per pesci in cui il sistema immunitario potrebbe risultare debilitato, per esempio a causa del trasporto oppure a causa della riproduzione, perché sappiamo che le riproduzioni dei beta in qualche caso lasciano anche delle ferite non trascurabili. Lui dice che il consiglio principale è di non aver fretta nel processo di acclimatazione, farlo in modo molto graduale e con dell'acqua di buona qualità, magari prima fare anche un'analisi sull'acqua di provenienza del pesce, in modo da capire quanto potrebbe essere drastico il passaggio all'acqua della nostra vasca, e quindi in questo modo anche regolare i tempi di adattamento. Poi un'altra cosa importante è creare un ambiente idoneo con tante piante e nascondigli, perché questo rende il pesce meno stressato. E poi lui raccomanda anche di fornire immunostimolanti attraverso l'alimentazione. Lui, oltre a produrre mangimi, è anche un esportatore di pesci, e quindi ha la possibilità di testare i suoi prodotti direttamente sui pesci che lui alleva e che fornisce, e ha visto che ha ottenuto degli ottimi risultati nello stimolo del sistema immunitario con i suoi prodotti, che sono il dottor Basler Forte, e invece nel caso di pesci wild form che sono magari poco inclini a accettare il mangime secco, lui consiglia il dottor Basler Cavar. Dice che è un prodotto che ha un'appetibilità elevatissima e non ho mai visto nessun pesce wild form rifiutarlo finora, e quindi potrebbe essere una buona soluzione anche per quei pesci che hanno bisogno di essere rinforzati dal punto di vista immunitario, ma che fanno fatica a mangiare il cibo secco. Ok, interessante. Ecco, io con questo non chiederei ancora tempo, è stato veramente molto Siamo disponibile. andati mezz'ora oltre il tempo previsto, Esatto, dai, non esatto, esageriamo. è stato veramente gentilissimo. Esatto. È stata una serata veramente molto Molto stimolante. interessante, molto bella davvero. Ringrazialo da parte mia, da parte di tutta l'associazione, da parte di tutti. È stato un grande piacere, un onore averlo con noi. So, Dr. Basler, thank you very much for your availability, for your support. This has been a really interesting presentation. Grazie. Grazie. It was could also my pleasure to help you in the hobby. You're very active with the beta, and I'm happy
you people are so interested to learn lessons and learn from your mistakes. You are Yes. you are the teacher, Dr. Basler. You are the students. You have to take care of the betta fish, and I hope you do. Yes. Thank you Okay. much for your time. Thank also. you. Thank Thank you, you. so Dr. much. Okay. Thank Bye you. bye. Thank you. Bye bye. Bye. Good night. Ciao. Good night. Bye bye. Bye. Salut les amis.